Benvenuti in Falegnameria Classica. È passato circa un anno dall'acquisto di questo banco Sega e reputo siano maturi i tempi per trarne delle conclusioni. Preciso che quella che segue non è una recensione, ma solo la condivisione della personale esperienza d'uso. Con il banco ho preso anche il supporto con le ruote. Aprendo la scatola dello stand 7491 mi sono subito rassicurato sulla qualità dei materiali e della manifattura. Ci sono pochissime recensioni di questo supporto ed avevo la preoccupazione di trovare ruote in plastica dura, lamierini sottili e verniciature scadenti. Invece le ruote sono robuste e in gomma piena. Gli scatolati del telaio hanno uno spessore di 2 mm e le zampe di 1 mm. Il giusto compromesso tra robustezza ed esigenza di tenere costo e peso sotto controllo. Le verniciature sono a polvere e di elevata qualità. Relativamente invece al banco sega, reputo che sia un pochino troppo sottile la fusione del piano. Prima di parlarvi del prodotto, voglio però accennarvi circa la pessima esperienza di acquisto sul più noto sito di e-commerce al mondo. Avendo deciso di acquistare sia il banco Sega che il suo stand per il trasporto, ho ordinato entrambi gli articoli sul noto sito. I prodotti erano però venduti da due venditori diversi. Il supporto 7491 è arrivato entro i tempi previsti. Per il banco Sega ho invece subito per ben 2 volte il tentativo di truffa, con annullamento dell'ordine e richiesta di pagamento con bonifico. Morale, mi sono ritrovato per diverse settimane con il supporto del banco ma senza il banco. Una volta ottenuto il riaccredito della somma pagata e accantonata l'idea di un terzo tentativo sul noto store online, ho finalizzato l'acquisto da un gentilissimo rivenditore fisico di Genova. Ho scelto questo macchinario dopo aver visionato numerose recensioni sia del Devalte che di prodotti della stessa categoria. Il Metabo visto in negozio mi ha fatto un'ottima impressione, soprattutto per la robustezza del piano e per le zampe integrate. Ma quando ho messo mano alla traballante riga, ho capito che mi avrebbe fatto dannare le poche volte che l'avrei utilizzato. Il Bosch mi tentava per la slitta, ma poi ripensandoci ho ritenuto che fosse un orpello inutile per la maggior parte delle lavorazioni che svolgo. La carcassa in plastica ha poi posto fine all'idea di acquistarlo. Il montaggio del supporto richiede circa 20 minuti e seguendo le istruzioni risulta tutto sommato abbastanza agevole. Unico appunto la mancanza di due rondelle dalla dotazione, comunque facilmente rimediabile con l'impiego di comune minuteria zincata. All'apertura della scatola del banco Sega ho riscontrato la stessa qualità di materiali e manifattura, ma paradossalmente una minor cura nell'imballaggio. La scatola era sigillata, ma per inciso il pomello in plastica che aziona la cremagliera della riga era leggermente storto e l'inserto lama vagava libero nella confezione.
Il banco era inoltre da registrare sia negli squadri della lama che nella quota dell'inserto lama, che risultava più alto rispetto al piano. Il piano si è rivelato adeguatamente piatto, nulla di paragonabile a una buona macchina stazionaria, ma accettabile per lavori di carpenteria e di sgrossatura. Per accoppiare il banco e il suo supporto è necessario capovolgere il banco, poggiarci sopra lo stand ed avvitare i 4 bulloni in dotazione. Pur non essendo previsto, ho preferito interporre tra i tubolari dei ritagli di gomma ricavati da una vecchia camera d'aria. La quota del piano, una volta montato sullo stand, è di circa 94 cm e non è regolabile. È un'altezza che potrebbe essere eccessiva per operatori di piccola statura. Per regolare con precisione i 90 e i 45 gradi dell'inclinazione della lama è necessario agire su due registri che ne impostano il fine corsa. Per poterli svitare è però necessario smontare il volantino che alza ed abbassa la lama. L'apertura e chiusura delle zampe è molto agevole. Una volta chiuso il tutto risulta ben bilanciato per il trasporto e può essere stoccato in verticale a ridosso di una parete, riducendo così gli ingombri nel luogo di lavoro. Una volta aperto invece, le zampe fortemente divergenti conferiscono grande stabilità e scongiurano la possibilità di un ribaltamento anche lavorando con pezzi lunghi e pesanti. I punti di forza di questo prodotto sono la precisione con cui si riesce a spostare la riga, la qualità complessiva della costruzione e dei materiali, la fluidità con cui si alza e si abbassa la lama. Il motore, considerando che è un motore monofase, è più che adeguato al tipo di macchinario. La riga è accessoriata di un'ulteriore guida parallela flottante che può essere bloccata alla quota del piano per supportare i pannelli con grandi larghezze di taglio, oppure può essere bloccata poco più in alto in modo da scorrere sopra il banco per agevolare il taglio di materiale stretto. La riga, che può essere fissata in due posizioni per una larghezza di taglio fino a 83 cm, è anche l'alloggio per lo spingipezzo in dotazione alla macchina.
La parte sottostante del banco assolve anche a funzione di magazzino per il ricovero degli accessori in dotazione. È presente inoltre un pratico sportellino facilmente smontabile per accedere all'interno del carter lama e favorire così la periodica pulizia. La capacità di convogliare le polveri verso l'aspiratore è ottima solo se si usano entrambi i collettori. Col coltello separatore per i tagli coperti, inevitabilmente vi sarà una maggior quantità di segatura dispersa. Sotto il banco sono presenti inoltre delle guarnizioni che sigillano il carter lama all'intradosso del piano stesso per aumentare la depressione, favorire l'aspirazione. Le prove di taglio documentate in questo video sono state fatte solo sul legno massello con la lama in dotazione da 24 denti, lama che si è rivelata adatta sia per i tagli lungovena che per le troncature traverso vena. Ho tagliato ciliegio da 80 e 60 mm, andando quindi a sfruttare la massima capacità di taglio. Gli aspetti meno convincenti sono rappresentati dalla guida goniometrica, utile solo per tagli approssimativi. La finitura del piano di lavoro è molto delicata e si graffia subito. Inoltre, considerando il prezzo, mi sarei aspettato una braga di Y per raccordare i due collettori per l'aspirazione. Ho fatto dei tagli angolati con un goniometro impostato ad 83 gradi, su alcune tavole di castagno spesse 25 mm. Il taglio in troncatura risulta pulito, ma la pessima qualità del goniometro non ha consentito di ottenere una costanza nell'angolo dei tre pezzi lavorati.
Pur non essendo dotato di prolunghe come i diretti concorrenti, il banco risulta ottimo anche per il taglio di tavole lunghe. In questo caso, per aumentare la sicurezza e la qualità di taglio, è opportuno predisporre un rullo in uscita che sostenga il peso della tavola.